Ciao a tutti, questa puntata di Forzinet è dedicata ad amici. Sappiamo tutti che si è formata la nuova classe nella prima puntata della stagione, una stagione che ovviamente sarà lunga come sempre. Direi subito di andare ad addentrarci in quello che appunto è stata la formazione della classe e i nuovi allievi. Vediamo quindi chi sono. Ci sono 10 cantanti e 8 ballerini. Ancora una volta comunque si preferisce quindi dare un po' più di spazio ai cantanti piuttosto appunto che al ballo, nonostante negli ultimi anni il ballo abbia avuto un importante exploit tra vittorie inaspettate o meno. Soprattutto la scorsa stagione comunque abbiamo avuto dei ballerini di alto livello. Abbiamo sicuramente dei nomi molto importanti su tutti. Alessio Di Ponzo che torna rispetto a torna dopo l'infortunio della scorsa stagione, quindi comunque è un ritorno importante. Già secondo me potrebbe essere un candidato alla vittoria. Poi c'è Michel Cavallaro che è un nome già conosciuto, però procediamo per ordine. Partendo appunto dai cantanti, la prima cantante della quale ho detto il nome poco fa è Michelle Cavallaro. La conosciamo più o meno, insomma, per aver fatto il collegio. Ha partecipato alla prima edizione del collegio, questo nel 2017, quindi comunque 8 anni fa. Adesso è cresciuta e ha deciso di intraprendere questo percorso musicale. Per quello che ho visto io, ha cantato il suo inedito Gypsy e non è male l'inedito, neanche la sua voce, quindi sono molto curioso di vedere il percorso che potrà fare. Tra l'altro alcuni hanno detto che assomiglia un pochettino a Sala Toscano a livello vocale. Sì, forse in qualche sfumatura ci assomiglia, però comunque dobbiamo ancora valutarla bene. Ha cantato soltanto l'inedito, quindi vedremo poi nel percorso cosa succederà. Poi c'è Plasma, che come nome d'arte, insomma, è un nome d'arte un po' particolare, però secondo me l'inedito è interessante perché anche lui si è presentato con l'inedito e secondo me se parti con l'inedito, se ti presenti con una tua canzone, già comunque parti avvantaggiato. Ovviamente se questa è fatta bene, se poi la canzone e l'inedito è debole, hai poche speranze di passare e di entrare nella scuola, però sicuramente credo che qui sia molto apprezzato presentarti con un inedito. Tant'è che Plasma è riuscito ad entrare e mi ha anche impressionato abbastanza. Comunque è stato veramente, veramente bravo, devo dire. Abbiamo Riccardo Stimolo che ha cantato Ci vorrebbe il mare, l'ha cantata addirittura 2 volte, ma questo è stato un errore più che altro di Maria De Filippi, che praticamente non aveva fatto entrare l'altro ospite con le altre maglie. Però comunque devo dire che l'esibizione è stata molto intensa emotivamente, non perfetta a livello vocale. Si è anche emozionato, però secondo me potrebbe dire la sua. C'è Gabriele Gard che è stato scelto da Anna Pettinelli, è stata l'unica praticamente a dargli il banco, però di fatto è entrato nella scuola proprio per questo motivo. C'è Flavia Buoncristiani che praticamente è stata l'ultima selezionata, l'ultima ad esibirsi. C'era anche un'altra ragazza che purtroppo non ha potuto esibirsi perché era rimasta soltanto una maglia. In quel caso secondo me era giusto fondamentalmente esibirsi, o meglio, mi spiego. Quando Maria De Filippi ha chiesto chi vuole andare per primo, secondo me era giusto andare per prima, chiunque delle due chiaramente, però quantomeno uno si esibisce e poi magari non prendi la maglia, la maglia o la prende l'altro, non la prende nessuno dei due. Però secondo me è giusto dire vado io, come ha fatto appunto Flavia che si è esibita, ha fatto anche una bella performance secondo me, quindi devo dire che a livello vocale è andata alla grande. E quindi ultimo acquisto di livello c'è Francesco Sayas che in arte si chiama Frasa, anche lui comunque ha ricevuto soltanto un ban così e quindi è entrato nella scuola. Michele Ballo che l'abbiamo già visto all'X Factor, in quel caso aveva partecipato in coppia. Il duo era Miki e un altro ragazzo di cui adesso non mi ricordo il nome, però comunque aveva partecipato a X Factor nel 2023. Non era andato molto lontano, qui invece è entrato già comunque molto bene. Tra l'altro ha cantato suonando uno strumento musicale, il violoncello, quindi secondo me potrebbe essere una delle sorprese, perché presentarti e fare qualcosa di diverso rispetto agli altri sicuramente ti dà qualcosa in più all'inizio. Chiaramente quelle aspettative bisogna mantenerle nel corso del programma. C'è Valentina Pesaresi che a me è piaciuta soprattutto a livello vocale, ha cantato la canzone di un artista che mi piace molto come Miley Cyrus, quindi chiaramente solo un po' di parte, però allo stesso tempo poteva essere anche abbastanza critico. Secondo me l'ha cantata bene, è entrata nel team di Ruiz Zerbi perché è stato l'unico a dare il banco. Però secondo me The Climb l'ha fatta abbastanza bene, è una canzone difficile, è una delle canzoni più difficili secondo me di Miley Cyrus, oltre che una delle più belle, quindi devo dire che il banco se l'è meritato. Poi la strada è lunga, tra l'altro a livello di look assomiglia un po' a un incrocio tra Enula e Mew per il trucco che utilizza, per il colore dei capelli anche particolare, quindi sicuramente può già essere un personaggio, però poi ovviamente oltre al personaggio ci deve essere qualcosa di più. Al momento le basi sono buone.
C'è Penelope Maria Massa, anche, che si è esibita, ha cantato bene, sì, però non mi ha proprio stupito, diciamo, non mi ha proprio colpito così tanto, se devo dire la verità. E Opi ha presentato anche lui il suo inedito. L'inedito di Opi mi piace un sacco, però bisogna dire che Opi mi ricorda un pochettino Trigno, non a caso, stranamente, a dirgli di sì è stata Anna Pettinelli, che appunto sarà la sua insegnante. Quindi Opi bene nell'inedito, ma a livello vocale, insomma, ci sono state tante imprecisioni, stonature, errori, quindi, e io non sono un tecnico, per dirlo, io che non sono un tecnico, insomma, vuol dire che è proprio evidente. C'è del lavoro da fare. L'anno scorso Trigno comunque lavorando è arrivato fino alla fine, quindi addirittura a vincere la categoria canto. Non dico che Opi possa ripercorrere lo stesso percorso, però quantomeno credo che possa ambire ad andare abbastanza lontano, magari anche al serale. Per quanto riguarda invece i ballerini, chiaramente, come ho già anticipato, il nome di punta è quello di Alessio Di Ponzio, perché è stato già protagonista della scorsa edizione di Amici, era ad un passo dal serale e purtroppo si è fatto male e quindi non ha potuto partecipare, non ha potuto proseguire il suo cammino. Quindi, per quanto mi riguarda, già vedendo la storia del programma, è il favorito assoluto per la vittoria. Può succedere di tutto, può anche non arrivare magari alla finale del programma, ma è anche bravo, quindi io credo che in finale possa arrivarci tranquillamente. Adesso stiamo andando un po' troppo avanti con la mente, però chiaramente resta uno dei favoriti sia per la sua bravura, ma anche per il televoto. Al televoto magari l'anno scorso non sarebbe riuscito a spuntarla, visto poi comunque gli avversari che si sarebbe trovato di fronte. Quest'anno lui parte già comunque avvantaggiato perché già è conosciuto e abbiamo visto, la storia ci insegna, è successo con Mattia Zenzola, è successo con Andreas Müller, quindi questo potrebbe anche ripetersi, lo stesso scenario anche con Alessio Di Ponzio. Abbiamo Maria Rosaria Dal Monte che ha 1 milione di follower, mi sembra, comunque un botto di follower clamoroso su Instagram, ed è anche comunque una ragazza che ha girato il mondo, è molto molto seguita e anche brava comunque, proprio a livello di ballo, a livello di danza è brava e l'ha dimostrato. Credo che possa essere comunque una molto molto interessante da tenere d'occhio, sicuramente una candidata ad arrivare al serale quantomeno. Emiliano Fiasco invece si è già esibito in un altro programma, l'avevamo già visto quando era un po' più piccolo, adesso è riuscito ad entrare nella scuola di amici, è molto simpatico, almeno così si è dimostrato nella prima puntata. Vedremo poi con il percorso cosa riuscirà a fare sul campo. Pierpaolo Monzillo invece ha avuto qualche incertezza, però poi alla fine è entrato, comunque ha ottenuto il sì. C'è Matilde Sofia Di Fazio, che è stata la penultima ad entrare, se non sbaglio, proprio poco prima di Flavia, per quanto riguarda il canto, quindi anche lei fa parte della classe. Tommaso Troso, Alex Calù, che invece ha ricevuto comunque un ottimo responso da parte della giuria, e Anna Iseppi anche. Io ho visto che comunque c'è stato un cenno d'intesa quando ha ballato tra Emanuello e Veronica Peperini, che quindi hanno sottolineato già semplicemente con quello sguardo la bravura di Anna Iseppi, che potrebbe essere una rivelazione nonostante sia comunque molto giovane. Quindi questo è il quadro completo della classe. Ora non ci resta che capire come si svilupperà il percorso di tutti questi ragazzi, che comunque promettono bene. Onestamente, se devo dire la verità, io chiaramente preferisco il canto, lo dico molto molto sinceramente, e sotto quel punto di vista, secondo me c'è più qualità rispetto a quella che c'era l'anno scorso. L'anno scorso l'ho sottolineato più volte come non fosse all'altezza rispetto agli anni precedenti, non c'era proprio un qualcuno di clamoroso, tant'è che poi comunque gli ascolti e il seguito che hanno avuto successivamente, l'exploit che hanno avuto successivamente, che non c'è stato appunto, hanno confermato questa cosa e questo aspetto, come cosa invece che invece c'era stata per gli anni precedenti. Invece in questo caso devo dire che secondo me c'è tanto materiale su cui lavorare, poi chiaramente non è detto che si riesca a raggiungere l'exploit vero e proprio e qualcosa di importante con i cantanti, però secondo me la base di partenza è migliore rispetto a quella dell'anno scorso, perché l'anno scorso non mi aveva impressionato nessuno più di tanto. Luke con l'inedito sicuramente mi era piaciuto molto, e poi successivamente Antonia quando è entrata. Adesso invece secondo me ci sono diversi nomi, alcuni l'ho anche detti, come Valentina Pesaresi, come Flavia e anche la stessa Michelle, oltre che Opi per qualche caratteristica, Plasma. Comunque ci sono diversi nomi interessanti e cantanti interessanti, quindi sono molto curioso di vedere che cosa ne verrà fuori. Per oggi è tutto, vi do appuntamento alla prossima puntata di Forsinet. Ciao!